Buonasera Valentina, Ciao ciao. Netta, come stai? Bene, tu? Tutto bene. Dove ti trovi? Dove ti trovi? In quale bel paese ti trovi? Mi trovo negli Stati Uniti, in North Carolina, da amici. Quindi, come te, ho approfittato del nostro ponte, Eh, delle feste. Tu sei bella abbronzata perché so che sei andata al caldo e ti sei dedicata al mare. Mi pare sei andata a Dubai, Qatar, questi posti qua, no, giusto? ho fatto Oman, Qatar. Dubai, Abu Dhabi e Oman, sì. Bellissimo. Perfetto. Lo Bello. immagino. Ho visto le tue Oman è foto, molto bello. sono splendide. Io mi trovo qui a casa di amici Com'è che Nord gentilmente Carolina? Bello? Mai stata? è uno spettacolo, Eh, è veramente un bello ah, stato perché è vero che è considerato uno stato del sud o comunque mm, borderline tra sud e Midwest, però è per chi ama come me il movimento attorno è molto bello perché non è assolutamente piatto, ci sono delle colline molto dolci. Io sono a Greensboro, quindi a un paio di ore sei in montagna e poco più di un paio di ore sei sull'oceano, sei sul mare, per cui molto, e poi come puoi vedere perlomeno dalla luce, ci sono delle giornate strepitose. Oggi non c'è una nuvola, c'è un filo di brezza, si sta benissimo proprio. caldo. Bene, Sì, bene. si sta molto bene, quindi sono molto felice di avere la possibilità di approfittare, insomma, di Certo, tutta questa bellezza che c'è qua attorno. A parte che nel mondo abbiamo delle cose splendide, quindi assolutamente. bisognerebbe solo avere un pochino più di tempo e a volte Bisogna senza sempre andare viaggiare. troppo lontano, basta rimanere a casa nostra, nel nostro bel paese, no, che Ah, qualcosa certo, troviamo. l'Italia è piena di questo è il più bello del mondo, però non per questo non bisogna viaggiare, bisogna fare tutte e 2 le No, cose. anzi, Mh, viaggiare ti aiuta ad eh, allargare il tuo orizzonte mentale, no, a fare eh, delle esperienze, a conoscere delle persone che hanno sempre qualcosa di sì. particolare da raccontarti e quindi delle storie che ti possono ispirare come il nostro talk. Eh sì, Dunque, intanto io oggi vado con la birra perché sono le 2, il vino mi sembrava un po' troppo. Ben ritrovata Valentina. ben ritrovata Simonetta. Oggi abbiamo di nuovo un'altra storia particolare, ma se me lo permetti ho trovato una cosa in rete che vorrei Sì, condividere con te e con chi ci ascolterà. Vado a leggerla sperando di non fare dei danni mentre leggo questa cosa. Allora, eccola qui. Io vorrei spendere 2 minuti a parlare di Camille Claudel, che forse tu conosci o hai sentito, Valentina. sentito, sì. Ecco, nata nel 1864 e morta nel 1943, dimenticata da tutti, sola in un ospedale psichiatrico. Che colpa aveva? In un'epoca in cui alle donne era precluso l'accesso alla Scuola delle Belle Arti di Parigi, Camille, giovane scultrice, si fece strada in uno dei mondi più chiusi e maschili di tutti, l'arte. Per poter studiare frequentò gli atelier privati di artisti che, controcorrente, accettavano allieve donne. Fu così che conobbe Auguste Rodin, lo scultore più celebre del tempo. Tra loro nacque un'intesa relazione sentimentale e artistica. Scolpivano insieme, si ispiravano a vicenda e le loro mani plasmarono opere meravigliose, oggi custodite al Musée Rodin e al Musée d'Orsay. Ma l'equilibrio si spezzò. Rodin, legato ad un'altra donna da anni, alla fine la abbandonò. Lui rimase il maestro acclamato, l'uomo rispettato e celebrato, mentre Camille fu lasciata nell'ombra, ignorata e screditata. Non solo come donna, ma come artista. Le sue sculture non si vendevano, nessuno le commissionava più nulla e isolata, indifferente verso il mondo, la sua vita si fece sempre più difficile. A complicare tutto la sua famiglia, potente, benestante e imbarazzata da questa donna scomoda, così libera e fuori dagli schemi. Suo fratello era Paul Claudel, poeta e diplomatico, uomo pubblico di prestigio. Fu proprio la famiglia a decidere di internarla. Camille, lucida, consapevole, scrisse per 30 anni lettere disperate a parenti e amici chiedendo di essere liberata.
ma nessuno le diede ascolto. Morì quasi di fame il 18 ottobre 1943 in un ospedale pubblico. Nessuno dei suoi familiari partecipò al suo funerale e il suo corpo fu sepolto in una fossa comune. Oggi la storia ha finalmente reso giustizia al suo talento. Le opere di Camille Claudel sono state esposte accanto a quelle di Rodin e a pochi chilometri da Parigi. Un museo è interamente dedicato a lei. Riflessione. Quante Camille ci sono nella storia? Quante donne geniali, anticonformiste sono state silenziate, invisibili, perché troppo moderne, troppo libere e troppo vive? La vicenda di Camille Claudel non è solo una tragedia personale, è un simbolo di un sistema che ha soffocato talenti solo perché scomodi. Pensare che per decenni la sua voce non sia stata ascoltata, che la sua arte non sia stata dimenticata, fa riflettere su quanto sia fragile la memoria collettiva e quanto sia nostro dovere custodirla, proteggerla e farla brillare. Camille non ha avuto giustizia in vita, ma oggi, nel riconoscimento che finalmente le è stato restituito, troviamo la forza di scrivere le storie dimenticate. Io l'ho trovata bellissima Sì. e direi di riflettere su questa cosa perché come sempre la storia insegna, no? Quindi noi facciamo il nostro no label anche per tutte le Camille che hanno purtroppo non avuto la possibilità di far sentire la propria voce o far vedere le proprie capacità o la propria bellezza intellettuale e spirituale. E a tal proposito questa sera abbiamo non una Camille perché non è stata ascoltata in questo senso, ma una persona che ha una bellissima cosa da raccontarci. Quindi ti pregherei, Valentina, di introdurre la nostra amica. Con molto piacere e onore. Mi chiamo Flora Zampieri e sono estetista da 30 anni. Nel 2019 ho scoperto, tramite un'amica che stava affrontando un tumore, l'esistenza dell'estetica oncologica APEO, attiva all'interno dello IEO, l'Istituto Europeo Oncologico di Milano del professor Veronesi. APEO è l'acronimo di Associazione Professionale di Estetica Oncologica. Incuriosita ho telefonato per avere informazioni e poi mi sono segnata. Ho fatto il corso di formazione durato 120 ore con i professionisti dello IEO, oncologi, radiologi e fisioterapisti, che ci hanno spiegato cos'è il tumore e cosa possono provocare le cure oncologiche. Questi professionisti hanno sviluppato dei protocolli per la pelle del viso, del corpo e delle unghie e dei massaggi particolari con prodotti specifici per le persone in terapia, per aiutarle a stare meglio ed affrontare meglio le cure. Da 6 anni ho il piacere di accogliere nel mio centro estetico sia le persone sane sia le persone in terapia e di accompagnarle nel loro percorso, occupandomi di farle sentire meglio, del loro benessere, insomma, della loro qualità di vita. Flora, ben arrivata fra noi. Grazie Ciao. di essere qua con noi oggi. Subito un brindisi tutti Benvenuta. assieme, che così cerchiamo un po' di rendere il clima più morbido. Come stai, Flora? Tutto bene, voi? Benissimo, siamo molto felici di averti qua con noi. Sei riuscita a prenderti un po' di giorni di stacco o hai sempre lavorato? No, ho fatto il ponte, anche se non sono in località esotiche, bellissime come voi, però anche stare a casa qualche giorno ha il suo fascino. Sì, ti riprendi un po' possesso della tua vita, diciamo così. Senti Sì. Flora, grazie a Valentina che ti ha scovata poi per un'intervista che tu hai rilasciato e che è andata su un giornale di Firenze, giusto Valentina? Era Firenze, adesso mi viene da dire Firenze Today, ma non lo so, una rivista di Non mi Firenze. ricordo qual era il giornale. Era Sì, una rivista. quello, era Firenze quello. Today? Ecco, Era Sì, quello, Firenze poi Today? sì. Dove tra l'altro io scrivo ho un blog su Today, di moda però vabbè. Ecco,
Quindi siamo venuti a conoscenza della tua storia, che però ti pregherei di incominciare a raccontarci perché è bellissima. Quindi se hai voglia di dirci, un po' meglio come ti sei avvicinata intanto quello che fai, come ti sei avvicinata e quello che riesci a dare alle persone con la tua bellissima attività. Vai Flor. Allora, io sono estetista dal '94, tradizionale, quindi l'estetista dove tutte noi andiamo da quando siamo ragazzine. Poi nel 2019 una mia cara amica ha avuto il tumore alla lingua e il tumore era passato anche da casa mia, si è portato via il mio nonno, insomma penso sia passato un po' da Da tutte le tu case, però quella è stata la prima volta che una mia amica, quindi una ragazza giovane, ehm, e aveva questo passava attraverso questo problema. E lei per curarsi, è andata allo IEO, che è l'Istituto Europeo Oncologico, quello diciamo famoso per via del professor Veronesi. Veronelli, sì, Veronesi scusa. E lui, è stato il primo che ha avuto fiducia nel progetto al quale poi ho aderito io in quell'anno lì, perché, una dottoressa, un medico chirurgo, insomma che lo conosceva bene, ha avuto il tumore, quindi lei si è ritrovata a un certo punto sia come professionista, sia come persona in terapia oncologica, e quindi l'ha vissuto da tutte e 2 le parti il problema, però ora ci arrivo con calma. Prima finisco la storia della mia amica e poi arrivo a questo retroscena. La mia amica è andata lì allo IEO per curarsi e mentre era lì allo IEO, a volte è andata nello spazio benessere che c'è all'interno dello IEO e lì ha scoperto le estetiste Apeo. Ora mi dispiace dire tutti questi acronimi, però purtroppo funziona così. Apeo è l'acronimo di Associazione Professionale di Estetica Oncologica. Mh-mh. E lì ci sono delle estetiste formate, loro erano già formate ed erano già pronte ed erano già, abilitate a prendersi cura delle persone in terapia all'interno dello IEO che avevano bisogno di fare dei trattamenti, specifici per le problematiche che le terapie oncologiche gli avevano dato. Quindi queste estetiste avevano già fatto il corso, erano già pronte e già si occupavano, già si prendevano cura delle persone in terapia oncologica. Anche la mia amica è andata lì un paio di volte, perché anche lei con queste cure ha avuto dei problemi, soprattutto alle unghie delle mani e dei piedi. E poi, quando è tornata a Firenze mi ha chiesto se io conoscevo dell'estetica oncologica. Io non ne avevo mai sentito parlare. Però mi ha incuriosito moltissimo quest'argomento e sono andata a guardare su internet. Poi mi è piaciuto quello che ho visto, ho telefonato, ho parlato con la segretaria di Milano e poi sono andata e ho deciso di fare la formazione. Quindi mi sono segnata, per 6 mesi sono andata su e giù, qualche weekend al mese, poi c'era da studiare e non era una cosa semplice come avevo pensato inizialmente, perché avevo a che fare con professionisti come gli oncologi o come le persone che fanno i radiologi o come i fisioterapisti, quindi che hanno una formazione medicale completamente diversa dalla mia e di livello medicale, mentre io sono un estetista, quindi ho una formazione molto più leggera. Sì, ho fatto anch'io anatomia e dermatologia, ma non mai a quei livelli lì. E loro c'hanno spiegato tutto quello che succede alla cellula quando diventa una cellula tumorale, cosa succede nel corpo, e quali sono le cure che si possono fare e cosa provocano le cure salvavita alle persone. Quindi diciamo che io ho capito in quel momento perché fa paura
il tumore, perché è una malattia incredibile, ma perché fanno anche paura le terapie, perché anche le terapie non è come prendere un Moment per farsi passare il mal di testa, cioè le terapie ti possono causare che ti cascano i capelli, ti possono causare nausee, ti possono causare dolori, ti possono causare che ti gonfi e non ti riconosci più allo specchio, ti possono causare che le unghie ti saltano, che le mani e i piedi ti fanno male. Quindi diciamo, tu ti stai salvando la vita, ma nel frattempo stai soffrendo a volte le pene dell'inferno, a volte talmente tanto che anche gli oncologi a un certo punto, se tu sei troppo malconcia per via delle terapie che stai affrontando, devono magari sospenderle per dare il tempo al tuo corpo di riprendersi e poi ricominciare ad aggredire il tumore, però di conseguenza aggredire anche il tuo corpo. Quindi tumore fa paura tutto, fa paura come malattia, fa paura come terapia a te e anche a tutti quelli che ti stanno intorno, perché è una cosa, come penso sappiamo tutti, perché credo di non parlare con non credo di conoscere nessuno che non abbia avuto a che fare in famiglia o con qualche amica o con qualche amico con quella malattia lì. Quindi sappiamo tutti più o meno il peso che ha sulla persona in particolare, ma poi su tutte le persone che gli stanno a fianco, quanto è invadente in tutti i sensi. Hai E allora ragione, è una cosa devastante che purtroppo si sta diffondendo in modo molto molto veloce a tutti i livelli, a tutte le persone, a tutte le latitudini. non si salva nessuno, ne siamo diciamo nemmeno gli animali, cioè nemmeno i bambini, nemmeno le mamme che allattano, nemmeno i neopapà, nemmeno nessuno. Può colpire a qualunque età e uomini, donne, chiunque. Quindi Qualcuno diciamo è molto più cattivo verso i giovani, perché ovviamente le cellule, no, hanno la capacità di riprodursi molto più veloce, quindi è molto più cattivo proprio con le persone, diciamo, giovani o no, i bambini e gli adulti fino ai 40 anni, piuttosto che insomma le persone, no, con l'età. Paradossalmente è più buono con gli anziani. sì, ehm, è veramente una malattia, ehm, che io spero che stanno studiando così tanto. Io sono obbligata la mia scuola mi obbliga tutti gli anni a fare un corso di formazione, perché tutti gli anni gli oncologi ci spiegano cosa stanno facendo, cosa hanno inventato, cosa hanno capito, cosa hanno scoperto, che stanno cercando delle cure sempre più mirate, sempre più targetizzate, in modo da prendere quella cellula lì e non tutte le cellule di contorno sane. Cioè, ci studiano tantissimo, ci investono tantissimo e questo è infatti se io faccio caso, diciamo, dal mio punto di vista, alle ferite di persone che sono state operate 20 anni fa, rispetto alle ferite di persone che sono state operate recentemente, è proprio tutto un altro paio di maniche, cioè sono Certo, è sempre più meglio. attenti Senti, a ma in fare cosa meno danno. consiste, ecco, in cosa consiste di fatto l'estetica oncologica? Allora, è estetica a tutti gli effetti. Quindi io mi continuo a occupare della pelle, del viso e del corpo, delle unghie, delle mani e piedi e ho 2 tipi di massaggio che posso fare in sicurezza alle persone in terapia. Questi sono
sono protocolli che sono stati studiati allo IEO. Questi professionisti che vi dicevo prima hanno tutti collaborato. Prima vi raccontavo che c'è stata questa dottoressa che è stata quella che poi ha avuto l'intuizione che bisognava poter fare qualche cosa alle persone in terapia anche in questo senso, perché lei è stata sia terapeuta sia persona in terapia, quindi lei ha vissuto da tutte e due le parti della barricata il problema e lei nel suo caso specifico le terapie gli hanno causato dei grossissimi problemi alle unghie. Quindi per lei anche semplicemente passarsi una mano nei capelli, piuttosto che allacciarsi una camicetta, piuttosto che allacciarsi le scarpe, era diventato un grosso problema nel suo quotidiano. E quindi ha iniziato a pensare, lei ha una cara amica che è un estetista, hanno iniziato a pensare a cosa si poteva fare da questo punto di vista. Quindi niente che salvi la vita, ma che magari ti aiuti nel tuo quotidiano, nella tua attività quotidiana, perché mettiamo il caso che sei una mamma e vuoi allacciare il grembiulino a tuo figlio, gli vuoi allacciare le scarpe o vuoi accompagnarlo a scuola ma ti fanno male i piedi, insomma, o vuoi andare a fare la spesa ma ti fanno male le mani, insomma, faccio proprio degli esempi banalissimi, ma che tutte noi possiamo comprendere, no? Ecco, cosa si poteva fare? E quindi hanno iniziato a studiare delle cose facili da fare e che una persona semplice come un estetista poteva fare, perché voi sapete bene che appena uno ha il tumore, la propria estetista, la prima cosa che ti dice è: "Io non ti posso fare niente", perché è così, finora non si è mai potuto fare niente. Però adesso, noi estetisti apeo possiamo fare queste cose, possiamo fare il taglio corretto delle unghie, delle mani e dei piedi, per cercare di evitare che si infettino, che saltino, che facciano male. Possiamo fare i trattamenti particolari per le mani e per i piedi, per alleviare dei dolori, dei rossori, delle problematiche. Possiamo fare dei trattamenti alla pelle del viso e del corpo che tende a diventare secca, a avere dei rash, delle problematiche specifiche che poi dopo, se volete, ci entriamo di più nel merito. E poi possiamo fare 2 tipi di massaggio. Uno è un decontratturante, vengono tutte e 2 fatti senza far girare a pancia in giù la persona, per esempio, che è una cosa importante, perché se uno ha avuto un'asportazione della mammella o un taglio recente sulla parte davanti del corpo, non potrebbe girarsi e mettersi a pancia in giù, banalmente. Quindi sono stati studiati in modo che le persone rimangono a pancia in su, ma io posso fargli un massaggio decontratturante in modo che loro si rilassino un pochino e abbiano meno tensione muscolare, oppure gli posso fare un linfodrenaggio specifico, perché alcune terapie tendono a far gonfiare le persone e quindi ecco, per aiutarli a drenare. Questi sono protocolli che sono stati studiati lì, sperimentati lì su persone che si sono, date disponibili per fare da "cavia", fra virgolette, persone in terapia naturalmente, con dei protocolli sia, pratici sia di, mhmm, proprio creme specifiche, oli specifici, cioè hanno proprio creato un pacchettino di cose supportate da evidenze mediche e scientifiche che vanno bene per le pelli e per le persone in terapia. Quindi io ho studiato questi prodotti, ho studiato questi protocolli, tutte noi estetiste PEO abbiamo studiato questi prodotti, questi protocolli e ovunque siamo in Italia, perché siamo un po' dislocate in tutta Italia, tutte noi usiamo quei prodotti e facciamo quei protocolli e non ci disco
non cambiamo nemmeno una virgola, perché quelli sono stati studiati apposta e sono state verificate che le cose vanno bene fatte così, ecco, che veramente danno benefici se vengono fatte in quella maniera lì. Infatti avevo una domanda, ma mi hai anticipato, cioè al di là di quello che può essere, diciamo, la tecnica, okay, che può essere legata al massaggio che tu fai, piuttosto che alla procedura per il viso, per la pelle, era proprio legata ai prodotti. Quindi esiste una linea di prodotti che è stata creata appositamente per trattare i pazienti che hanno subito, poi immagino io, a seguire delle operazioni. Purtroppo c'è sempre chemioterapia, radioterapia, cose che irritano, e ipersensibilità, rossori, chi più ne ha ne metta. Quindi questa linea di prodotti è una cosa che viene che è stata creata direttamente da questo particolare, come mi ricordi la sigla di chi ha creato tutti questi Apeo. ecco, da Apreo, quindi è stata creata da Apreo, è stata studiata e convalidata da Apreo, e quindi c'è comunque una realtà esterna che per loro crea questi prodotti e poi ve li mette a disposizione. Come funziona? Allora, questa linea di prodotti poi in realtà ne hanno fatte loro hanno fatto la loro linea di prodotti, che è l'unica che sappia io attualmente. Allora, noi estetista Apeo in questo momento credo che siamo le uniche, che abbiamo una certificazione apposta. Cioè noi, oltre aver fatto l'esame finale davanti ai professionisti dello IEO, che hanno detto: "Sì, lei è abbastanza formata per poter mettere le mani addosso alle persone in terapia." Ci sono state anche persone che non hanno passato l'esame, per dirti, no, cioè non regalano niente. Anche i prodotti, che io uso e che vengono usati all'interno dello IEO, sono supportati da, ehm, valenza medico-scientifica, cioè sono usciti degli articoli, sono state fatte delle pubblicazioni medico-scientifiche a supporto della qualità degli ingredienti e dei principi attivi dentro a questi particolari prodotti. Ecco perché io uso esclusivamente quelli, però so che poi nel tempo, sono venute fuori altre scuole di formazione. La mia per esempio è di 120 ore, però so che ne sono venute fuori anche scuole di 3 giorni di formazione, cioè, diciamo si trova un po' di tutto. Ecco, io, ci tengo a dire che la mia scuola credo che al momento sia l'unica certificata, cioè quando io ho dato l'esame, tutte noi abbiamo dato l'esame, oltre alla commissione dello IEO c'era anche un, rappresentante di questo ente che certifica la qualità del tuo lavoro, che ha deciso che sì, noi eravamo pronte, quindi io oltre avere aver passato l'esame, ho anche una tessera di questa associazione che certifica la qualità del mio lavoro. Però per dirvi, so che poi sono uscite scuole di 3 giorni, di 16 ore, c'è un po' di ora è uscito un po' di Un po' tutto, di caos. un po' qualunque cosa, come tutte le cose, no, cioè, ehm, da una parte mi fa anche piacere che qualcuno chiunque si occupi di queste persone, nel senso, basta che qualcuno se ne occupi, per dirti. Dall'altra, certo, spero che chi se ne occupa abbia le capacità giuste. Poi so che anche tante case, anche importanti, hanno fatto delle linee di prodotti per le persone in terapia, però ecco, io di questo non so dirvi niente perché io seguendo alla lettera il mio bisogno di non sbagliare sulle persone normali, figurati sulle persone in terapia, io continuo ad avvalermi di quello che sono certa, cioè prima vi dicevo anche i bambini, no, ecco i prodotti che usiamo noi sono stati approvati anche a livello pediatrico, per dirvi. Quindi Quindi
vanno bene sui bambini, vanno bene sugli adulti, vanno bene sugli anziani, vanno bene su tutti. E io, scusate, i miei cani, ho bisogno di essere sicura di quello che faccio, sempre. Assolutamente. E immagino che al di là della validità sicuramente dei prodotti che usi e della tua super professionalità, la cosa importantissima è che tu dai sollievo, gioia e in un certo senso anche il piacere di ritornare a vivere a queste persone che magari si sentono in difficoltà anche solo nell'uscire fuori di casa perché si vedono in qualche modo la pelle che non è più bella, se vogliamo usare il termine bello, e li mette maggiormente in difficoltà da un punto di vista emotivo. Quindi tu Ma fai non soprattutto solo un'attività professionale volta all'estetica, ma tu fai del bene a queste eh. persone perché le aiuti a riprendersi la loro dignità. Ma soprattutto Flora, quello che dicevi, perché appunto, come dici tu, non c'è nessuno che non abbia visto parenti e amici. Io purtroppo ho visto amici, una cara amica, ho visto morire mia cugina, insomma, ne ho viste tante. E il gonfiore, perché chiunque io ho visto passarci dentro e poi arrivare soprattutto alle fasi terminali, quel gonfiore che poi diventa magrezza, no? Sì, il grandissimo gonfiore che poi diventa una magrezza impressionante è quello forse che lascia più, no, nonché il discorso poi ovviamente dei capelli, più, no, è un'immagine più dura, no? Quindi il fatto che tu riesci, no, a drenare, a diminuire quel gonfiore, secondo me è una cosa grandiosa, perché io penso che quella è la cosa che forse è più invalidante, no? Li fa sentire più, come ti posso dire, con un'immagine ovviamente devastata nei confronti del resto dell'umanità, no? Proprio quell'improvviso cambio di peso, no? Nell'enorme gonfiore, nell'improvvisa enorme magrezza. Quindi è una cosa bellissima. Complimenti. Credo che ti dia, Flora, talvolta dolore, correggimi se sbaglio, trattare magari dei pazienti o delle pazienti che stanno vivendo questo momento difficile, ma dall'altra parte ti dia anche tanta gioia nel vedere che tu dai gioia loro in qualche modo. Ma sicuramente sì. Allora, io sono una persona tendenzialmente che ama il proprio lavoro, cioè a me piace fare l'estetista e quindi mi piace prendermi cura delle persone già di base. Ehm, il discorso il discorso di fare del bene a me piace, cioè a me piace far star bene le persone, perché poi sto meglio io di loro. Ehm, è brutto, ora ultimamente nell'arco di 2 mesi ho perso 2 persone con le quali si era creato un bellissimo legame. Ehm, e sono diventata l'estetista di tutta la famiglia di queste persone. Cioè, se riesco è vero quello che diceva Nicoletta, se non mi sbaglio, vero? Simonetta, Simonetta, cioè io, se riesco a sgonfiare un pochino, se riesco a fare in modo che te ti guardi allo specchio e un minimo ti riconosci ancora, Ah sì. ehm, ho fatto ho fatto più di quello che speravo di fare. È per Sì. quello che mi sono segnata a quella scuola. Io non sapevo proprio niente, tranne che loro avevano dato sollievo alla mia amica che aveva il tumore alla lingua, quindi anche un tumore piuttosto invasivo, testa-collo, così. Però gli avevano dato sollievo. Io ho pensato: "Se riesco anche un briciolo, un minimo, una molecola a farlo anch'io". Sì.
Ehm, Guarda, io sono più ricordo con ancora scusa che ti interrompo, ma a proposito di questo mia cugina, adesso stiamo parlando di 30 anni fa. Sì, 30 anni fa, figurati, una vita fa. Era una bambina bellissima che tra l'altro, morì, a 12 anni, ma era già morta la madre di tumore, quindi era purtroppo un tumore ereditario di parte di madre. Lei era una bambina veramente di una bellezza incredibile e invece la malattia l'aveva devastata, quindi era gonfissima e mi ricordo, sai, questi compagni della scuola media che la prendevano in giro, perché sai, un ragazzino ma che ne sa. Lei ovviamente non diceva quello che aveva e lei era sottoposta a infinite chemioterapie, poi voglio dire, comunque alla fine è andata come è andata, spesso parlano di 30 anni fa, e lei ne soffriva, no? Perché ovviamente essere presa in giro perché di questo enorme gonfiore, poi improvvisa magrezza, e gonfiore, e magrezza, capito? E ne soffriva tantissimo. Quindi io quello che ho visto lei, oppure anche la mia amica, che era una bella ragazza, e poi invece devastata da questa malattia, cioè restituire la bellezza, no? A donne che erano, parlo di donne perché nella vita mi sono capitate le donne, è una cosa troppo importante perché non è giusto, ecco, che la malattia devasti in quel modo delle donne o delle bambine così belle, che lo erano, avevano, capito, dei bei visi e poi non ce l'avevano più. Mm, non è giusto, no? Cioè, al di là di un destino che vabbè, quello lo decidono i medici, no? È quello che si può fare con la medicina e non è, diciamo, in questo tavolo, no? Conversazione, non è questo che non lo risolvi tu, no? Ovviamente Flora ha un tumore, però voglio dire, restituire la bellezza, ridare la bellezza è tanto, perché io l'ho vista lei soffrire, no? Soffrire di queste accuse, no? Di questi scherzi che gli facevano gli altri bambini, non è giusto. E poi voglio dire, quelli perché erano bambini, ma anche gli adulti lo sappiamo bene che si girano dall'altra parte e dicono: "Oh mamma mia", cioè è la stessa cosa. Non è giusto che donne di quella bellezza poi debbano, soffrire anche di questo, ecco. A tutta la malattia, alla difficoltà della malattia, alle sofferenze della malattia aggiungere anche, no, il disagio fisico è troppo. Quindi il tuo lavoro è preziosissimo. Ma Sì, visto son che d'accordo. prego, prego Flora, scusami. Son d'accordo Valentina, son d'accordo perché io sono una donna, quando a volte mi guardo la mattina e mi trovo bruttissima mi dispiace, quindi poi in qualche maniera con un po' di trucco e magari dal parrucchiere cerco di salvare la situazione, no, ma per loro Per anche loro. andare dalla loro prima di tutto vabbè i capelli lo sappiamo, Eh, molto spesso c'è anche quella. Cadono. sì, E poi non riconoscersi più allo specchio è una cosa molto sì. brutta. È una cosa che ti butta giù di morale e invece il morale fa parte della cura, cioè Sì. è vero che ci pensa l'oncologo, è vero che ci pensa lo staff di loro, ma il morale fa parte della cura, quindi se io per quell'ora lì riesco a farti stare meglio e dopo ti fanno banalmente meno male le mani o i piedi o non ti fa più male la pelle o ti calmo quel rossore dovuto alla radioterapia e non ti pizzica più e ti riesci a mettere la tua magliettina senza essere a disagio. Cioè, è È un regalo tantissimo. enorme. Questa è la famosa qualità di vita che Sì. alla quale io punto tantissimo. Infatti io sono molto grata a voi di avermi cercato e trovato e di aver trovato il tempo di dedicare a me, perché che sappia io su Firenze io sono l'unica ed è difficile far rumore quando si è da soli. Però Ma se poi difatti, Flora, io quello che mi stupisco, scusa se ti ho interrotto, quello di cui mi stupisco è, viviamo in un'epoca in cui purtroppo il carcinoma è all'ordine del giorno, ok? Ogni dove. È la malattia più diffusa assieme probabilmente ai problemi di cuore, che però è tutta un'altra storia. È devastante, ti devasta fisicamente, ti devasta mentalmente. C'è un dipartimento, un ospedale, un team di persone che ha lavorato
per trovare dei protocolli, delle cure, delle creme, chiamale come vuoi, per dare sollievo, ma possibile che di questa cosa non si sappia nulla? Cioè, è questo che quando Valentina mi ha detto leggi qua, io sono rimasta basita, perché dico, mia cugina è un estetista e oltretutto è passata anche lei da questa brutta storia, no? E sicuramente lei lo saprà, non lo so, probabilmente magari è anche riuscita a collegarsi questa sera con noi. Ma mannaggia di una miseria, ma perché non lo insegnano direttamente a tutte le persone, a tutte le ragazze che intraprendono la tua carriera da estetisti? Perché non lo inseriscono come elemento di studio? Perché non ne parlano? Perché non Perché? mettono a disposizione Negli dei corsi di ospedali. specializzazione seri? Perché se tu ci hai impiegato 120 ore e sicuramente sarà stato impegnativo, avrai studiato e sei una professionista da 30 anni, okay, non posso pensare che in 3 giorni queste persone, per brave che possano essere, riescono ad arrivare ad un livello di qualità professionale come la tua e come quella che hai avuto tu. Cioè, ehm, o non si vuole divulgare questo tipo di cosa, o non si capisce che è importante, perché devi far star bene i pazienti, i malati oncologici partendo dall'interno, dando loro sollievo in una fase della loro vita che è sicuramente drammatica. Perché per quanto ti venga detto, e purtroppo a volte ti viene detto anche se non è sostenuto, no, no, ma intanto guarisci, fai ciclo di chemio, fai questo e poi sei a posto, perché non te lo vogliono dire, o magari tu lo rifiuti, ma poi la vita non sai dove ti porta in quel caso. Allora cerchiamo di dar sollievo alle persone che sono in una fase complicatissima della loro esistenza. Non li guarirai, ma sono certa che li fai stare meglio. Sono certissima. Anche solo per il fatto che tu ti dedichi a loro per 1 ora, in un modo preciso e che dall'altra parte i tuoi pazienti, i tuoi clienti comunque si sentiranno coccolati da quello che fai. E dare coccole fa bene a chi li riceve e fa bene a te che le dai. Quindi, cioè, ma io son felice che tu abbia accettato di venire qua con noi questa sera a raccontare la tua storia, perché sono certa che aprirà perlomeno la testa e la mentalità a qualcuno. Ma bisogna Perché scriverne, bisogna parlarne, infatti, bisogna io che quello gli che ospedali lo dicano. infatti, questo dico, no Simonetta, ma perché gli ospedali non lo prevedono? Perché magari Flora, tu è perché hai un traffico di persone, no, che arrivano da te, va bene, ma tutti i malati che ci sono purtroppo nei miliardi di ospedali in Italia, no, di questo tipo, come fanno a sapere di te o di una figura uguale a Milano o di una figura uguale a Napoli? Cioè, dovrebbe essere un servizio che l'ospedale garantisce, che si mette d'accordo con voi, no, e che sia garantito a tutti, perché sennò come cioè, com'è possibile? E alla clientela del singolo? Come funziona? Chi passa per l'ospedale non sa di voi, non è previsto che sappia di voi. Allora, in alcune regioni, tipo la Lombardia, diciamo regioni "illuminate" fra virgolette, tipo se vai allo IEO trovi lo spazio benessere con le Ah, estetiste okay. Apeo Ah, e quindi se tu vuoi puoi andare lì. Per esempio io ho una cliente che quando è a Firenze viene da me, quando va allo IEO va dalle colleghe allo IEO. Adesso a Firenze so, c'erano stati dei contatti fra me, e l'ospedale, me e un'altra struttura, però poi ci sono state appunto queste nuovi tipi di formazione di pochi giorni e quindi diciamo è saltato tutto. E ti ripeto, a me va bene che non sono io e che sei te. L'importante è che te sai farlo e che lo fai bene, perché ch quella certo. terza persona che viene fra te e da me deve stare bene, sia che venga da te, sia che venga da me. Ma Poi soprattutto che le persone siano informate, questo voglio dire, che tutti gli ospedali oncologici offrano questo servizio, questo voglio dire, no, ai propri eh, pazienti. Questo allora dovrebbero fare. secondo me ci stiamo abbastanza arrivando. Ah. Magari come in tutte le cose ci sono degli accordi che non
che sono molto fuori dalla mia competenza e che non è neanche questo il momento, diciamo, il tavolo adatto in cui parlarne, però l'importante è che se ne parli. Poi io per esempio tantissime persone che vengono da me mi dicono: "Ma, io sono venuta a scoprire a sapere di te per caso, perché mentre ero in terapia la signora accanto a me ha parlato di te, ho chiesto il numero così e cosà". Guarda, molto spesso fino a poco tempo fa è andata così. Adesso per esempio è uscito sempre su di me un articolo sulla Repubblica e quindi sono stata contattata da persone, cioè pian pianino se ne sta iniziando a parlare. E se ne inizia a parlare si arriverà sicuramente anche a uno di quei momenti magici in cui io o un'altra verremo inserite nello staff che ruota intorno al malato oncologico, perché l'importante è che ci sia qualcuno preparato che fa parte dello staff che circonda il malato oncologico, quindi l'oncologo, il radioterapista, il fisioterapista, la nutrizionista, il psico-oncologo, bla bla bla, e l'estetista, che ha fatto estetica oncologica e che è formata per aiutare le persone in terapia oncologica a passare al meglio attraverso quel periodo lì, per poi tornare una volta finito quel periodo o dalla loro estetista dove erano abituati ad andare da una vita, o rimanere con l'estetista nuova che hanno conosciuto e che magari si è creato un bel, però comunque che ci sia qualcuno intorno a loro e possibilmente, come dite voi, che gli venga detto che fra le varie figure Sì, professionali alle quali loro possono accedere c'è anche questa, che siano informati, capito? Io che questo siano dico, che tutti gli informati. ospedali oncologici pazienti siano informati. Poi ovviamente decidono, no, però essere informati di questo è importante, no, nel senso che non sia lasciato al singolo, ma che l'ospedale dia questa informazione. Laddove Ci uno ne è arriveremo. consapevole e a conoscenza può fare una scelta. Mi interessa, ci vado o non ci vado e da chi vado. Quindi, sai qual è, mi viene da dire, il rischio di questa cosa? Adesso, non per vedere la negatività perché non c'è, però bisognerebbe che ci fosse un albo, anche uso il termine albo, ma bisognerebbe che ci fosse una lista delle professioniste e dei professionisti che sono certificati per fare l'estetica oncologica, così come sicuramente ci sarà un albo delle estetiste o qualunque tipo di elenco di professionisti, messo a disposizione di tutti i pazienti, mettere a conoscenza i pazienti nel momento in cui devono intraprendere un percorso di terapia. Guarda che quando sarai in questo percorso potresti eventualmente aver bisogno di, e puoi scegliere fra questi accreditati, se no magari trovi anche qualcos'altro. Ma l'informazione dovrebbe essere anche un qualche cosa che viaggia assieme a tutto il percorso terapeutico e non dovrebbe essere soltanto finalizzato alla parte puramente economica della cosa, perché questi sono sempre i rischi, cioè voglio dire, parliamo di albo, ma poi l'albo si porta dietro magari delle spese che il professionista deve sostenere per appartenere a queste albo, cioè in queste circostanze bisognerebbe proteggere, tutelare il malato e metterlo nelle condizioni al meglio di poter affrontare le situazioni, approfittare di queste possibilità, così come il professionista che in modo assolutamente integerrimo decide di intraprendere questo percorso, perché si vede che tu l'hai fatto non per avere un qualcosa in più, per avere più clienti, ma l'hai fatto perché ti sei trovata in una situazione della tua amica e quindi ti sei emotivamente sentita, non diciamo in dovere, ma hai sentito il bisogno di capire se ci fosse qualche cosa che tu potevi fare. E dovrebbe funzionare così, perché poi questi pazienti hanno un'emotività molto particolare, hanno una sensibilità molto particolare. Il sentirsi appunto, uso il termine di nuovo, coccolati, anche in quel senso lì, secondo me è fondamentale. Non deve essere come vado a
a fare una ceretta, perché io No. voglio sentirmi bella, quindi la pago 20 euro, 50 euro, come qui negli Stati Uniti, per fare una ceretta paghi $150, hai capito? Non Ma Io dovrebbe diventa so essere che così. è uno spirito diverso, no? Con cui si va, cioè che l'associazione voglia. Apeo, scusami che ti ho interrotto, No, Valentina. vai, Flora. So che l'associazione Apeo sta combattendo tantissimo per il discorso che dicevamo prima, 120 ore di formazione contro 16 non può essere la stessa cosa. Quindi loro stanno battendosi tantissimo da anni ormai per avere la certificazione e essere uniformate proprio per legge come le uniche estetiste che hanno la formazione Possono. adatta per mettere le mani addosso alle persone in terapia. Però ancora non ci siamo arrivati, però so che loro si stanno battendo per questo. E poi Meno male. un'altra cosa che mi è stata detta da una persona che mi ho contattato dopo aver letto l'articolo è stata: tu dovresti essere gratuita, perché non tutti noi ci possiamo permettere di poter pagare, no? E io sono assolutamente d'accordo. Io dovrei essere passata dalla mutua. Sì. Io dovrei essere, per esempio, qui a Firenze le persone in terapia oncologica hanno, se non mi sbaglio, diritto a 10 sedute di acupuntura gratuite, perché l'acupuntura è stato dimostrato che gli fa proprio bene, le aiuta durante la terapia, no? Ecco, io se fosse per me, Ma vorrei infatti, che 10 dei miei trattamenti venissero passati o ma sì, 100 o quello che vi pare. Vorrei che non dovessero nemmeno pagare per questo finché sono in terapia, certo. perché Ah, secondo me dovrebbe essere giusto così, ma fra il giusto e quello che succede c'è un mondo nel mezzo. Quindi per adesso io sono a disposizione nel mio centro estetico, naturalmente loro pagano la stessa identica cifra che pagano gli altri, io non ho fatto nessuna differenza di prezzo fra i loro protocolli e i loro anche se io per loro faccio delle cose e uso dei prodotti diversi rispetto a quelli che uso. Però se mai succederà se ne riparlerà, ma per il momento siamo ancora. ma voglio dire, voglio sperare che se lo possono scaricare come ticket, no? Come se fosse un farmaco, ma non è No. giusto, perché non è come Valentina Renone che ieri si è andata a fare la ceretta, cioè è un'altra questione, è come, voglio dire, un'operazione di ricostruzione del seno, lo fai perché? Perché vuoi ritornare a essere una donna, no? Con un aspetto normale, è lo stesso servizio che offri tu. Quindi per quale motivo non deve essere passato anche come ticket sanitario, come quando devi comprare un farmaco, il servizio che fai te? Cioè, voglio dire, non è giusto che, no? Che non sia un servizio pagato, cioè, voglio dire che di cui lo Stato si assume. È come comprarsi il farmaco, è la stessa cosa, no? Allora, la penso come te, però siamo ancora molto, ti ripeto, su Firenze credo di essere l'unica Apeo. Poi credo che ci siano delle altre estetiste formate che stanno lavorando all'interno di Careggi, ma non sono Apeo, hanno un'altra formazione. Ehm, mh, qualunque cosa che venga fatta a pro delle persone in terapia, io sarei d'accordo su qualunque Sì, cosa, Ci veramente. mancherebbe, perché è devastante veramente. Spero che Una cosa. ma mi sembra che stiamo diventando sempre più sensibili all'argomento. Credo e spero che entro i prossimi 10 anni le cose saranno diventate più ecco, anche queste parti della vita di una persona vengono considerate importanti come tutto il resto, ma credo che ci stiamo arrivando. La sensazione è quella, non so quando e non so chi, però ci spero, ecco. No, noi ci speriamo, ovviamente, e faremo il possibile nel nostro piccolo per dare voce ad altre Flora che hanno qualcosa di bello e di importante da raccontare come te.
Vuoi dire dove ti possono trovare, visto che magari qualcuno ascolterà questa puntata qua? Come fanno a trovarti, Flora, se qualcuno volesse chiederti informazione o volesse venire da te? Allora, a me personalmente mi trovano a Firenze, però in generale un consiglio molto semplice e facile che posso dare, se le persone che stanno ascoltando questo programma stanno passando questo periodo, questo momento e sono interessate a farsi trattare da persone con la mia formazione, consiglio di andare sul sito di APEO, che è l'acronimo ripeto di Associazione Professionale Estetica Oncologica. Su quel sito lì ci sono tutte le estetiste APEO d'Italia, dall'inizio alla fine, quindi loro non devono far altro che cercare nella loro città l'estetista APEO più vicina e troveranno persone con la mia stessa identica formazione che potranno aiutarle. Molto bello. Grazie di questo consiglio che stai condividendo con noi e con tutti quelli che, ahimè, ne potrebbero avere bisogno. Ovviamente se hai il piacere di tornare poi con noi e di raccontarci qualche altra evoluzione di questo progetto, di questa situazione, tu sai che la porta è aperta e saremo molto felici di accoglierti un'altra volta. Grazie. Io spero che tu ti sia trovata bene questa sera a raccontare la tua bellissima storia. Valentina, vuoi ancora dire qualche cosa a conclusione di questa serata? Qualche pensiero? No, quello che ho detto, quindi Flora, speriamo che i prossimi passaggi siano, che sia un servizio comunicato a tutti, in tutti gli ospedali e che sia un servizio che sia passato come ticket sanitario, perché voglio dire, è come una ricostruzione del seno, quindi non lo puoi paragonare a un servizio a una cliente sana, diciamo, quindi assolutamente speriamo che il tuo lavoro abbia questi 2 ulteriori step. Ce lo auguriamo tutti e ricordiamo a chi ci ha ascoltato questa sera e a chi ci ascolterà poi in un secondo momento, perché immagino che ci siano ancora tante persone in vacanza in Italia e quindi magari non hanno proprio il tempo di collegarsi alle 8 di sera, che la puntata, come tutte le puntate, rimangono comunque memorizzate sul nostro canale YouTube, che se vi iscrivete e ci aiutate a crescere siamo molto felici. Se attivate la campanella riceverete le notifiche e posso garantire che arrivano sulle le live che noi facciamo. Piccolo spoiler per la prossima settimana. La prossima settimana, vediamo un po', bellissimo, la prossima settimana torna a trovarci una nostra carissima amica che questa sera probabilmente non ha potuto collegarsi perché lei è sempre con noi, che è la Stefania Mancini, e tornerà per parlare di STEM, quindi parleremo di nuovo del mondo scientifico e tecnologico con la grandissima nostra Stefania Mancini. Io vorrei ringraziarvi, grazie Flora, come sempre Grazie a Valentina, la voi. mia instancabile compagna di avventura. Io vi mando un saluto, c'ho tutto il pomeriggio davanti, voi magari approcciate la serata, ci diamo appuntamento come sempre a domenica sera, non mancate in diretta alle ore 20 per un altro No Label. Un bacio e un abbraccio a tutti. Un A abbraccio, presto, grazie grazie Flora. Flora. Ciao, Ciao, grazie a a voi. prestissimo.